Hello everyone e benvenuti al Bruschetta Podcast, il primo podcast interattivo per imparare l'inglese. L'ospite di oggi è un ospite molto particolare, ormai lo dico sempre, però vale la pena ripeterlo. Dire che è un arbitro poliglotta sarebbe altamente riduttivo, quindi vi dico soltanto che è la prima italiana ad aver arbitrato la Supercoppa maschile e ad aver arbitrato una Coppa del Mondo femminile. Ladies and gentlemen, Manuela Nicolosi. Grazie mille Samuele per questa bellissima introduzione, sono davvero felice che mi ha invitato e di essere qui con te oggi. Grazie a te. Come sanno i nostri ascoltatori, noi iniziamo la puntata subito col botto, cominciamo subito in inglese, così ti conosciamo anche, vediamo un attimo cosa hai fatto nel tuo percorso. Ok, let's get started. So your path, let's say, your life path, let's say, can be divided into two parts, right? The more, let's say, working part, you work for big companies in the advisory sector, like PwC, if I'm not wrong, and you have an not so hidden passion for refereeing, right? So you're a referee. And tell us how you sort of combine the two things and how you managed to get through both of them. Yeah, so you say correctly. I would say that I had two aspects in my life, but I loved both. Okay. But at a certain time during my journey, I had to make a decision. Right. And actually, it was not a decision I decided to make myself. It was something that I was obliged to do that. Okay. But I've always been ambitious in my life. Right. And I have passion. I love doing things that I have passion for. Yeah. And so one of them, of course, is football. So I wanted to be a player. Okay. But at that time, female football was not that, I would say, known. Okay. Maybe followed. So, especially in Italy, you know, and so football is much more considered like a sport for men or boys. And that was also the opinion my father had. So when I asked him to become a football player, right, and because I share my football passion with all my family. Right. So the first time I entered into a stadium, I was 4. And I was like, oh my gosh, I love this. So I love the fact that, because I was very little, so I saw players running after a ball, and many people in the stadium just was so surprised, was singing, was crying, or was like cheering, and I was like, oh my gosh, this is amazing. I want to do the same thing because I want other people feel the same emotions. Right. So that was the first thing why I wanted to become a football player. And then, of course, because of my passion for football. But as I said, my father didn't want to. I mean, maybe it was not, it was like maybe to protect me, you know, because maybe... From what? For, I think the fact that before it was, you know, like... people thought that girls or women in football were not really girly or really girl. Okay. If you see what I mean. So to protect your sort of identity, which is kind of dictated by society to what is supposed to be a girl or a woman in that sense. Exactly. So that was also the first time that I was like, so what does it mean? Does it mean that there is something only for boys and something only for girls, you know? Right. So I started very young to, you know, this society things about gender or about, especially about gender. Yeah. And social differences, let's call it that way. Exactly. So I was like, why not? And then I love sports in general. So I did different sports, but none of them was like football. So for me, it didn't give me that fire inside, I would say. Yeah. And then, I don't know if you know, but before 1995, girls were not allowed to become referee either. No, I had no idea. Yeah. Crazy. So, and in 1995, the FIGLI, Right. So the Italian football decided to change the internal regulation. And so girls were allowed to become also referee. Yeah. And then I also had my cousin
who was a Interested? referee. Yeah, No, okay. he was a referee. And then he went to my father and said, okay, she loves football. Right. She can become a player. Why don't you allow her to become a referee? I said, okay, why not? Let's try. And so for me, it was not the same as a football player, but at least I could wear football boots. I could run on a football pitch. Yeah. And then I say, okay. And also I say, okay, you know why? Let me show men that me, like a girl, I can do the same thing. Right. So it was like, challenging as well. yes, exactly. I love challenges. Yeah, so, I can see that from your eyes. You have this fire in you. Yeah. Yeah, when you see, when there is something I have passion for, you see that. Yeah, And yeah, when- I can see it. You're very, Yeah. you express yourself in a very open way. Let's put it this way. Yeah, Okay, I like that. yeah, definitely. Okay. And what about your job in advisory, let's say? What was the environment like? Okay. Did you feel good working there? Was it bad for you to actually being forced to leave that place to dedicate your whole life to becoming a referee? What were the advantages and the disadvantages of these worlds, and maybe you can compare them? I would say one advantage was that I started to become a leader inside, because Yeah. you must be a leader Right. or have leadership skills to be a referee, because you have to manage players, you have to manage coach, you have to manage also your stress in front of the public, and especially at the beginning, especially the pressure from the parents. So they are the worst ones. Social factors. Yeah, exactly. So you start. I think that refereeing was really like a school Right. for life, because you learn how to manage the communication with other people under stress. Because people don't come to you, players don't come to you like, oh, why did you whistle that for? No, they come to you, why did you whistle that for? So they come at this distance. And so you need to manage your emotions, you need to manage your communication skills, you have to be a leader. So this teach me also to be so a leader also in my life, in my work life, I would say. And I'm thinking, you need to react to this situation, because let's say if you're a scared person, you cannot allow yourself to back up from the players coming at you, especially in the male league. And on the other hand, if you're very extrovert and fearless and everything, you don't have to allow your temper to get in the way and kind of shout at the players. So you need to keep yourself in a polite, in a sort of polite manner. I don't know how to say that. Correct. But Because otherwise they tell you, do you see the referee? Yeah. It was not, even if they shout at you, even if they are not polite, nobody cares, okay? Right. If you, as a referee, you are not polite, then, scandal. Yeah. Oh, she was not polite, she was aggressive, she was this and this and this. So you also need to learn how to manage, because there is no coaching for mindset or for communication skills in refereeing. Yeah. So you need to try and to see what gets the better answer, because you don't know. You can't read it somewhere. Yeah, of course. So you need every match, you need to understand how to manage your emotion, how to manage other people. So you try, but at the beginning it's not that easy. Different game, different players. Correct. Yeah. And also they don't know you, especially at the beginning. You are just a referee going in different teams. So they don't know you. They don't know about you. And at the professional level, they know you, because they're always the same teams. So they know you, they know your history, they know your experience. So it's much different. But at the beginning, they don't know you. So they test you. They put on you a lot of pressure, especially because you are a girl, you're a woman. So they try to scare you. So you need to learn how being a girl or a woman, you need to manage men. And in the advisory environment, it was almost the same, because there were
many men. Okay, of course they were not. It was not like on a football pitch. Okay, we agree. Yeah. But it's not that level of aggressiveness. it's not. In another way. In Okay. another way, I would say. Yeah, exactly. So you need to. So that was, I would say. So from the both sides, I learned how to manage and how to get also more and more leadership skills. Yeah, because that's basically what football players do. There's a good expression in English here. It's the trick of the trade, let's say. Trick of the trade is basically when somebody is pretty good at something, right? And they use that to their advantage, especially if they're good in one specific field. They know what to do. And in professional sports, that's also the case, because to communicate with referees and to interact with them in a way that could advantage their game and their overall performance can actually be good. And so that in that case, this would be the trick of the trade for one of the trick of the trades for football players, to know how to interact. And I guess that's the same for you referees who have to interact with the players. And you need to show at the beginning, it's like, I don't know exactly how to say in English, when you meet someone and you have the first impression now. Basically the greetings, let's say. Yeah, exactly. So the first impression is counts. perfect, actually. And it's the same on refereeing. They test you. They try to put a lot of pressure on you to see if they can influence you or not. Okay. And so they try to simulate or to exaggerate to see if you think that this is false or come on, get up. So and when they see that if you flop or not. Exactly. And when they see that you are not whistling because you say, come on, get up, then they are not doing that anymore because they understand. Yeah. But this is not only with female referees. They do that with all referees in general to see if they can feint. So, or if you understand that they make simulation and then they say, okay, let's play because it's not today that we can do that. Okay. So it's really testing. Oh yeah, it's a lot. I see the message. So I learned a lot about people, also because in advisory, you go in other companies. Right. And so every time you do projects for companies that pay you for different projects. So every time or every month or every week, I was meeting with different people. Yep. So every time I need to understand how this person was behaving, if he was hiding something from me in terms of information that could be important for my job. Yep. So I think both, they help me at the same time to grow professionally in both refereeing and in my job. Definitely a lot of interpersonal skills that you can use in your everyday life also when you meet people. Correct, correct. We're talking about communication, so I'm wondering, you went to several pitches, okay? You refereed a lot of football games, and I guess that changes with language as well. Couldn't we say that the communications might differ according to the language? Because what is language basically? It's the way you portray reality through a mean. And so that mean being the language, you kind of portray that in a different way according to the language. So I guess I have two questions here for you. So the first one would be, did knowing a lot of language benefit, and does it still benefit you to communicate better with the players and everything? So is it beneficial to know more languages for a person like you that does what he does? Absolutely. What she does, sorry. And and so the second questions would be, is it harder to communicate in certain languages compared to others? Okay, so the first question, so the answer is absolutely. So the fact that I speak their language, it's for sure helpful. No, they don't know how many languages you speak. I do speak 4 languages, so Italian, English, French, and Spanish. Right. And I think it's easy for me when I love a language. For example, I worked for 1.5 years in Germany, but I didn't want to learn German. I mean, it was because I didn't
reluctant to learn it? I didn't want to. Spanish, I wanted to. So I learned only speaking with my colleagues from South America. I love that. So they say, how did you learn Spanish? Oh, with you. With you. I just bought a book. But because I already spoke 3 languages. So if I like a language, and I don't know, with specific language, I don't feel like, and with other language, I say, oh, immediately I want to learn that. Right. So this is why it helped me, of course, especially because many teams internationally, they don't know that to speak their language. So sometimes, especially with Spanish, so they are like talking to me like, that was foul, that was, why didn't you whistle, that was offside in Spanish. So I don't react, of course, but at a certain time, when it's too much, then I turn and then I speak their language. And they're like, oh gosh, oh shit. She speaks German. So then, nothing more. Because they know that I understand them, and then I speak their language. It's funny. It's making me think about something I saw on social media. There was Kobe Bryant. I watched several interviews about Kobe Bryant, and Kobe Bryant, this famous basketball player that now passed away. Sure. We talked about it 2 episodes ago, and with Matteo Soragna, we talked about him quite a lot in our episode. And it turns out Kobe, when he was pissed at referees, he used to speak Italian. Okay. Because he's Italian. Yeah, I know. So basically, he would speak Italian and nobody would understand him. and that's why he really was in love with the players that actually spoke his language, because he could communicate. That was actually funny. I don't remember now the player, but there was a player back in the days in the Lakers that knew Italian, probably because he was Italian. I don't remember. But they used to speak Italian. That's what he used to do as well with Bellinelli, for example. They spoke Italian whenever they can. So when you speak the same language, it immediately creates a bond. Yeah, exactly. Yep. So when a language is not our mother tongue language, and so I maybe translate in a language, you translate in your language, maybe it's not the same. So the communication, or maybe the goal of the communication, is not achieved because maybe I'm thinking something, I translate in a language that I don't know very well, and then you do the same. So maybe I say something and you receive completely other thing. So if you consider that misunderstanding is already very, it happens very often already in our mother tongue language. So imagine in another language. So this is why I wanted to learn the language that I speak in a very, very good way. Yeah. Because I want to speak in a very good way with other people. I wouldn't say without misunderstanding. This is not possible. This is just language. This is the language. But to reduce the possibility to misunderstanding very low. That's interesting. That answers my second question. So it is harder to communicate in another language if you don't have that level of, Absolutely. Expressing your thoughts. Especially because you need to have pause in your communication if you don't master that communication, that language, because you need to think. And then you need to translate. When you master a language, you don't do that. I'm not thinking in Italian and translating into English at the same time. So otherwise, you need to think, okay, what I'm answering to this thing, to this question. And then when communication is too long, then you lose, I think, the, not the emotion, but it's not the same. Yeah. To have imagine now the conversation, okay, wait, I need to think what I'm going to translate. So it doesn't have the same rhythm, I would say. Yeah. I agree with you. Yeah, it doesn't flow as much. Yeah. But it doesn't mean that you don't have to talk with other people in that language, in their language, if you don't master the language on the other side. Yeah. So maybe we will talk about this later, but this is how also I learned English and French and Spanish. Yeah, exactly. We're definitely going to talk about that. Jumping in the... Definitely going to talk about that. When we first talked to each other, because it's not the first time we talk, we had a very pleasant call. You told me that at the end of the day, leaving the job that you were doing in the advisory sector led you to
pursuing your dream and you actually managed to achieve it. You wanted to, referee a male competition, actually a derby, English derby, and possibly at Wembley Stadium in London. Now, we could say that this kind of dream is split into two parts because you actually refereed in a derby. Right, and you also refereed in London at Wembley Stadium another time. So, do you want to tell us about this? How does it feel to have this, let's say, title that you have, and just express your thoughts on that? Amazing, because when you love football, English football is the football. So this is not for nothing that the English Football Association is called FA, only Football Association, not English Football Association. It is called FA, so Football Association. In all the other countries, it is called Italian Federation of Football, French Federation of Football, Spanish, etc. And in England is FA. So for all the fans of football, the English football is the English football. Wow, I didn't know. Wembley, so you see, I'm happy I can share new things with you. Yeah. And so Wembley Stadium is the temple of stadium. It's always been. Even if this Wembley Stadium is not the old one, but... So when we arrived at the Wembley Stadium the day before the game for the training, because before an international game, the day before we go to the stadium to feel the atmosphere, even if there is no public, but you are in a new stadium, so you want to feel the vibe. Exactly. You check the stadium, you check the pitch, you train on the pitch, so you feel the vibration of the pitch. What was the game against? Who was playing? In Wembley, it was the Finalissima, which was the first time in female football. The winner of the Euro, which was England. Okay. So in Wembley, and the winner of the Copa America, right, which was Brazil. Okay. So it was England-Brazil. It was sold out. Of course. And it was amazing. I love that. Of course. And so that was about Wembley. But the derby? Yeah, derby. Derby. Derby, we would say. Sorry, derby. In England, they say derby. Yeah, I love that. Yeah. So the derby, when I was young, my dream was to go to London and go to the stadium to watch a derby. Right. And then at the end of the day, I was able to referee that Liverpool-Chelsea. So I am so the day I received the appointment for that game, I was so happy. So happy. Yeah, one of the most beautiful days of my life. Okay. Thank you for sharing that. Thank you for you. With us. You mentioned a couple of times already that you learned a language by, let's say, diving into it. And so that's how you learned, for example, Spanish by talking to your colleague from South America. Yeah, am I right? Correct. So what I think is that you like learning languages, having this, let's say, full immersion into the language, right? Also because academically speaking, you did quite a bunch of things abroad, right? Correct. You traveled quite a bit, also for pleasures. You went to a lot of places in United Kingdom and Republic of Ireland. So you went to Dublin, I think, and London. And I think you did a double degree in, there was a split degree between Champagne Business School and what was your school in Rome again? Roma Tre? Roma Tre. Okay, so you actually managed to learn several languages also from the academic side. So French and Spanish from the field, let's say, from the pitch, as we say in English. Because this is interesting, guys. I actually wanted to share that with you. We have different kinds of courts, different kinds of campi, whereas in Italian, we really say just campo. Il campo da calcio, il campo da basket. Whereas in English, it's different. Because you say football pitch, and then sometimes you say field for other sports. Field of play. Sometimes you say basketball court. So they change according to dimensions, whether it's indoor, it's outdoor. Correct. Yeah, it changes. So that's interesting. We're going to see, write down in the comments if you know different kinds of sports and what their
pitch, court, field, whatever are. Okay, so please write that down in the comments. So back to your experiences. So you traveled quite a bit. You learned French probably thanks to this exchange because you were studying in the Champagne School of Business that initially started as an Erasmus experience and then it turned out to be your, let's say, double degree journey. So after all these experiences, do you feel like diving into the language and actually travel to that country to experience also the culture of the place is the right way, if we want to put it this way, to learn the language? Or maybe is it your right way to learn a language? Okay, from my own experience, I would say yes, of course. Because when you dive into the language, you are like obliged to learn. You can't procrastinate. You can't say, okay, the teacher is teaching me that, I will study that later. You can't do that because when you are in the country and you are obliged to speak their language to make you understand, your brain is like, okay, survival mode. Survival mode. Exactly. This is why. Because you have to. It's like when you focus on something, your mind goes there. So all your energy goes there. Where your mind goes, your energy flows. And I like that. Yeah, me Where too. your mind goes, your energy flows. Yeah. So when I went in France, I didn't speak a word of French. And I said, okay, I speak English, so I can survive, but I want to learn French. So the first time I followed a business course. It was about economics. So it was the same at the university. So it was like similar, French is similar. So I was like, okay, it's easy to learn. Then I went out and then I started hearing the other people, so other guys, girls, talking to themselves, and I say, what's this language? Because they were talking very fast, so like, maybe with some slang or I don't know. And I was like, oh, this is not the same French. Of course it's not. So the professor I could understand, but then I say, oh my gosh, what's that? But then that obliged me to speak their language. So I was listening all the time and asking. So I think, from my own experience, the better way to learn is also asking. How do you say that in a language? How do you say that? So I wasn't afraid to ask because I say, okay, maybe people want to help me and I want to learn. So I wanted to learn how French people say something, not how the academic course tell me to call something, because maybe in French slang it's not the same. It's not as pragmatic as to know what they speak. Exactly. So I wanted to learn the expressions. I wanted to learn how do you say that expression or these things. And I also had to think in Italian, translate in English, and then say, how do you say that in French? Then the French tell me in French if she understands my English correctly. So that was very hard, I would say. But at least in 3 months, I could speak French. And then I started learning more and more. Of course, at the beginning, my accent was like an Italian accent, which I don't like to have. So also when I speak English, I don't like to have an Italian accent. Because this is me. I want to, so I don't even know how to, maybe if I'm thinking. You don't know how to speak Italian. I can do that. I know. You can do all the accent of the world. You are amazing. Thank you. Of course you are. You made me blush. You see now? Trick of the trade. But this is true. Thank you. Appreciate that. Manuela, io addirittura mi sono completamente
perso perché stavamo parlando inglese così bene che mi sono quasi scordato di switchare di nuovo in italiano. Quindi, ok, torniamo un attimo. Switchiamo? Sì, switchiamo un attimino in italiano. Mi stavo proprio innamorando a sentirti parlare col tuo accento americano, quindi grazie mille dei complimenti. Mi hai fatto arrossire 200 volte. Va bene così? Bene, adesso io ti dico, ci hai parlato un attimo del tuo metodo, ti volevo dare un attimo anche una sorta di double perspective, una doppia prospettiva su quello che tu mi hai detto, che l'hai fatta in relazione al francese, che però secondo me cambia per l'inglese, ovvero tu hai detto è giusto che giustamente un parlante di una lingua straniera sappia quelle espressioni che più pragmaticamente ti servono alla lingua, quindi le espressioni idiomatiche, gli slang. Nel caso del francese tu eri in un territorio francofono e di conseguenza dovevi sapere quelle cose, altrimenti la comunicazione era un po' ça va faire foutre, come si dice in francese. Stanno insegnando la cosa più... Questo è francese stretto proprio, sì, ok. Lo sappiamo, la bipperemo? Non lo so, non penso che la bipperemo. Comunque, ed è un ragionamento interessantissimo, perché dal punto di vista francese ti appoggio, perché chiaramente non è così widespread come l'inglese, nonostante sia, credo, nella top 5 di lingue più diffuse al mondo del francese, insieme a cinese, spagnolo, eccetera. Ma per l'inglese è una cosa un po' diversa, perché tu vuoi o non vuoi, a meno che non vuoi andare proprio a vivere in un territorio anglofono, poi ci sono tutte quelle aree di inglese internazionale dove tu comunque molto spesso ti vai a relazionare con persone che hanno imparato l'inglese come te, come lingua straniera. Quindi in quel caso dov'è la gray area? Dov'è quel punto che tu dici? Questa è una riflessione che sto facendo proprio, diciamo, Allora, forse... Non lo so, perché non lo faccio in maniera cosciente, forse lo faccio in maniera incosciente. Quando parlo magari con persone che so che non parlano inglese molto bene, magari uso termini un pochino più semplici. Faccio frasi un pochino più semplici in maniera tale, perché mi immedesimo nell'altra persona, mi viene naturale di immedesimarmi nell'altra persona. Ok, lo faccio anch'io. E quindi, perché non mi va di far vedere... guarda quanto sono figa come parlo in inglese, quindi lo parlo anche con... e forse stavo pensando che magari quando parlo con italiani, magari mi viene... che ci sono altri italiani, forse mi viene un accento un po' meno americano, per cercare di far capire anche loro. Quindi mi adatto automaticamente alla persona che mi trovo di fronte. E sì. E però mi ricordo, perché mi ha detto adesso questa cosa del, è vero, in Francia lo puoi fare ma in inglese no. Io mi ricordo quando sono andata a Dublino per fare un mese intensivo a Dublino, quando sono arrivata mi venne a prendere, io dovevo essere in una famiglia, invece praticamente era una ragazza che viveva sola e venne il ragazzo a prendermi. E l'irlandese è molto più non è difficile, Irish però, accent. sì, ma e praticamente quando lui mi venne a prendere mi disse: se tu riesci a capirmi alla fine del mese che sei stata qui, significherà che veramente tu sai parlare inglese. Quindi me la mise come sfida a me, challenge, e quindi ho detto io adesso devo capire anche questo accento. Quindi ero andata apposta, perché andavo a Londra o Dublino, quindi ero andata apposta lì perché volevo renderla ancora più difficile per me. Mi piacciono quando la cosa è più difficile. Ecco, magari inconsciamente penso che imparare a una scuola in maniera molto più accademica e molto più semplice, tra virgolette, e capito? quindi non è as challenging as it would be. Ci credo. Maybe, non lo so, mi stai facendo riflettere tu a questa cosa, vedi? Mentre sto parlando dico, ma forse l'ho fatto perché inconsciamente io sono così e mi piacciono i challenge. Quindi spero di No, mi stai facendo assolutamente, siamo come se mi stavo facendo un brainstorming insieme anche alle persone che ci ascoltano, quindi mi piace. Esatto. Sì. E quando capisci realmente di sapere una lingua, secondo te? Allora, io personalmente lo capisco quando comincio a sognare in quella lingua. Quindi quando ho cominciato a sognare in francese o sognare in spagnolo, in inglese mi capita fin da piccola perché ho imparato l'inglese alle elementari, andavo a scuola privata e quindi già c'era l'insegnante di inglese, quindi già là mi appassionava. Però quando iniziavo a sognare in francese o in spagnolo ho capito, ok, la lingua è mia, perché se addirittura il mio inconscio
mi parla nel sogno in quella lingua, significa che mi sveglio la mattina e faccio perfetto, I mastered the language. E allora una domanda mi sorge spontanea, Sì. scusami, ma hai iniziato anche a sognare in irlandese? Forse quando ero a Dublino sì, poi però ci sono stata solo un mese, quindi. Però ad esempio nella famosa terna con cui abbiamo fatto la finale della Coppa del Mondo e la finalissima, ma anche la Supercoppa, e quindi arbitro francese, io italiana, l'altra stessa interlandese, sembra una barzelletta ma invece è così. E quindi lei all'inizio, quando ha iniziato ad arbitrare con noi, parlava e quindi anche in campo, e quindi facciamo: Michelle, respira, calma, parla normale, inglese, ok? Normale. Però è vero, anche quando siamo nei raduni internazionali, perché quando fai le competizioni FIFA ci sono arbitri da tutto il mondo, quindi anche lì cerco di parlare un inglese molto più accademico, però quando parlano le inglesi o le irlandesi o le americane, tutti gli dicono: potete parlare inglese? E qua hai toccato un punto che, guarda, ci sta, perché nemmeno lo sapevo, hai visto? Sono natives, ok? E quindi c'è questa adulazione dell'inglese nativo. Americano, irlandese, irlandese no, l'irlandese purtroppo lo snobbano, però americano e inglese britannico, no? Britannico, sì. Stra adulati, poi magari convegno internazionale, conferenza internazionale, meeting con altre persone che l'hanno imparato come lingua straniera. Esatto. Non si capisce. Io li capisco ovviamente, ma perché ci ho lavorato e perché tutto, però capisco che la maggior parte mi fa: ma che ha detto? E quindi traduco, perché parlano molto veloce, come magari stiamo parlando noi. Se qualcuno straniero che impara l'italiano, magari noi parliamo veloce e dice non capisco. E quindi qua capisci il ruolo dell'inglese che è cambiato da lingua locale, tipo ok, vengo parlato nelle isole britanniche, vengo parlato in North America, a lingua internazionale. E quindi c'è tutta sta riculturalizzazione interessante che you proved my point, praticamente mi hai provato il mio punto, sì, è questo. Ok, siamo giunti a quel momento del Bruschetta Podcast dove l'audience è tenuta a partecipare, come anche tu, con il quiz time, guys. Eccoci qua, il primo podcast interattivo per imparare l'inglese, il Bruschetta Podcast, per questo motivo, perché facciamo questi quiz interattivi. Ci sono dei pop-up molto carini che compaiono. Cosa vinco? Una bruschetta. Una bruschetta, poi alla fine, vabbè, la bruschetta. la bruschetta a fine quiz. E quindi per gli ascoltatori da audio, se volete, ascoltate e rispondete nella vostra mente alle domande. Per gli ascoltatori di YouTube avete il pop-up che partirà. Perciò io ti faccio una domanda che in realtà questa volta è di ascolto, perché noi l'abbiamo utilizzata questa parola, quindi tu la sai, io già so che la sai perché l'hai già utilizzata. Però è una cosa che in inglese non è molto straightforward, potrebbe creare delle ambiguità, della confusione, ok? Quindi è molto semplice. Come si dice arbitrare in inglese? The referee. Ok. Ora ti do le opzioni. Ok. Però, sorry! cartellino giallo perché hai risposto prima. Cavolo, Manuela, dovevamo fare il quiz interattivo. Lo so, mi dispiace, scusami, non mi avevi avvisato però. Va bene così. E allora faremo un approfondimento con te. Mi spiace, ragazzi, il quiz è cannato quest'oggi, ma va benissimo. Mi spiace, colpa mia. Va benissimo così. Domanda di riserva? Ce l'abbiamo dopo. C'è un altro quiz. Un altro quiz. Non, come si dice in italiano? Non disperate. Non disperate. Ok. Ti faccio la domanda nuovamente, perché non sappiamo se effettivamente hai risposto nel migliore maybe I was modi. wrong. Who knows? Suspense. Con le altre opzioni vediamo. Ok. Quindi come si dice arbitrare in inglese? Umpire, referee, ref o tutte? May I? Yeah, quindi A, umpire. Ok. B, referee. Referee. Ok. C, ref. D, tutte. Ok. Maybe tutte. No, I would say referee. Ref is like I am called from US supporters. Okay. But I would say referee. It's not referee. Ma wait, arbitrare in campo o arbitrare, fare un arbitraggio? Arbitrare in campo, all these options are valid.
Ok. Sì, tutte le opzioni sono valide. Ok. Umpire è un po' più tecnico. Ok. Poi To referee, ref. Yeah, the ref is a shortcut from Sì. US. sì. This E I know. poi tutto Ok. è la risposta. Umpire. Yeah, umpire. Who the No, say nobody that? uses that. Nobody. Okay, Basically okay. nobody. Okay. But the cool thing is, referee is arbitro, però può anche essere arbitrare, verbo. Stessa cosa l'abbreviazione to ref, arbitrare, oppure ref, arbitro. Ok? Però una volta nei commenti di Bleach Report, che è una famosissima pagina sportiva, io ho visto un commento random di una persona Ok. random che ha utilizzato il termine officiating. Ah, yeah, correct. Esiste? Yes, it is. Yes, it is. Ok, Yeah. perché è una curiosità personale, To nei officiate. dizionari non l'ho trovato. Sì, però è più tecnico. Sì, è vero, officiate. Non c'era nell'opzione. Non c'erano le opzioni perché volevo appunto chiederti questa To domanda. officiate. To officiate. Because noi siamo anche gli officials. Cioè il gruppo di referee siamo officials. Ok, giallo a me perché So non we sapevo sta officiate. cosa. C'è il rosso. No. Io direttamente fuori, raga, che faccio? Me ne vado? No. Ok, allora ci mangiamo una bruschetta? Sì, molto Dai, volentieri. Grazie. Accomodati pure. Ok, C'ho il tovagliolino, ti ho lasciato. grazie. Buon appetito, guys. Spero che voi vi siate Enjoy. armati di snack, perché ogni volta secondo me facciamo venire fame. Ma? Buona. Io ci avrei messo un pochino più olio. Adoro l'olio. Hai ragione. Io sono a dieta. No, ho capito, io no. Hai ragione. Anzi che non ci ho messo il cucchiaio d'olio che c'ho nella dieta. Uno solo al giorno. Non ce l'hai proprio messo però. No, ci ho messo, c'è. Non si sarà mischiato bene. Cartellino rosso, stavolta vale. Vedi raga. che ci sta. Beh, meno male, qualche volta un po' di critica. No, però è buona. Ci dobbiamo perfezionare. Ogni volta mi dicono, buonissime. Non ci credo. Ma è vera buona. È perché credo. io adoro l'olio. Ok. Pecchi di gola. No, l'olio d'oliva fa bene. Sì. Se magari pecchi di gola poi ti mangi tutti i dolci. Sì, vero. E allora, scusa, Però olio stracalorico. che cosa fa? che slang era questo? Ho detto l'olio stracalorico. No, Un po' sì. perché tu conti le calorie, io non conto le calorie. Io conto gli elementi nutritivi delle cose che mangio. Quindi non ti interessa banalmente. Cosa? Cioè quante calorie abbia? No. Ok. Vabbè. Perché l'olio fa bene, è pieno di elementi nutritivi, mentre magari il dolcino che ti mangi, che magari è meno calorico, ma ha quello tutti i là. zuccheri grassi. Vero. Quindi mi fa un picco di glicemia. Che qualche volta ci sta anche, dai. No, perché dopo ti viene l'abbiocco. Che Come c'è bello. abbiocco in inglese? Sai che mi hai messo in difficoltà? Non ho idea. Ci stavo pensando adesso. Abbiocco. Vero, non so nemmeno se esiste in inglese abbiocco. No, esisterà Esiste, sicuramente. ti O prendo forse è una l'abbiocco. di quelle parole intraducibili da una Vero? lingua all'altra. Abbiocco. Abbiocco. Abbiocco? Io direi to be sleepy. Lo neutralizzerei. Ok. Raga, se sapete come si dice abbiocco, per favore scrivetelo. Ok. Grazie mille Manuela, spero che la bruschetta ti sia piaciuta, seppur... Guarda, l'olio era qui. Vedi? Hai visto? Assorbito dalla carta assorbente, ovvio, giustamente. Giustamente. Ha fatto il suo ruolo. Serviva. In questa ricreazione parliamo di qualcosa di un po' più sciallo, ok? E tu mi hai detto, quando ci siamo sentiti, che hai abitato per tanto tempo in Francia, no? E ti sei proprio fissata che dovevi imparare il francese nel minor tempo possibile e di non dover più parlare italiano, che è un po' il modo che tutti dovremmo adottare per imparare una lingua quando si va in un determinato paese, quindi proprio full immersion, non parlare la lingua madre, eccetera. E le altre lingue che fine hanno fatto, mi chiedo. Allora, in effetti
mi ero talmente abituata a parlare francese per un anno, perché io poi sono rimasta un anno in Francia, sì, magari sono tornata per le vacanze di Natale, ma l'anno scolastico l'ho fatto tutto lì. Quindi poi, quando sono tornata, ho fatto l'ultimo anno di università in Italia e mi sono ritrovata con grande stupore a pensare in francese. Ok. Cioè io dopo 20 anni che avevo parlato italiano, ok, e anche inglese, però la mia madrelingua è italiano. Ok. Torno in Italia dopo aver passato un solo anno in Francia, Ok. la mia mente ormai era francese. Quindi io, tornando in Italia, avendo comunque imparato termini, nozioni, frasi in italiano, espressioni in francese, io tornata in Italia e mi ero completamente scordata le espressioni italiane. Ok. Incredibile, non l'avrei mai detto. Quindi io pensavo in Paradossale. francese e dal francese traducevo in italiano nella mia testa. E quindi utilizzavo delle espressioni che però in italiano non esistono, cioè non è nello stesso modo che tu la dici in italiano. Quindi io traducevo parola per parola dal francese in italiano. La gente mi guardava e faceva, cioè? Che cosa vuoi dire? Ho fatto, perché come si dice in italiano? Cioè, guarda, come si dice in italiano? Sei italiana? Come non sai come si dice? No, cioè una volta, per dirti, stavo scrivendo la tesi, ero con una mia amica e faccio, ascolta, mi dici che polonese non esiste, perché polacco in francese si dice polonais. Quindi da polonais io ho scritto polonese e Word mi metteva la righina rossa. Faccio, perché polonese me lo metterò? Mi fa, forse perché si dice polacco. Polacco! No, polonese. No, allucinante. È incredibile, questo è paradossale totalmente. Paradossale. Io ogni volta che dovevo parlare o magari parlavo col professore, mi venivano le parole, io pensavo in francese, addirittura pensavo in francese. Certo. Cioè il mio cervello si era talmente abituato, ormai l'avevo talmente abituato a pensare in francese, parlare in francese, studiare in francese, che quindi ormai il mio cervello ha detto basta, mi hai detto di fare questo? E io ormai sono abituato a fare questo. Ma questo ci dimostra cosa? Ci dimostra che se vogliamo cambiare qualcosa, anche se l'abbiamo fatto per anni, ma decidiamo di focalizzarci su qualcos'altro, di cambiare un'abitudine, lo possiamo Proprio, fare. sì, ho letto abbastanza su questo ed è come se praticamente tu crack your genetic code. Perché Sì. ogni volta che tu impari qualcosa di nuovo, fai una nuova esperienza oppure acquisisci una nuova skill, è come se aggiungessi un pezzettino di DNA al tuo DNA attuale, no? E quindi è come se lo crack, non so come si dice neanche, Sì. lo hackeri, ok, il tuo DNA. E quindi è una cosa fighissima perché ovviamente come puoi aggiungere delle componenti, le puoi anche togliere. A me sta cosa è successa. Io non ho mai dimenticato l'italiano, scherzi a parte, però mi capitava che emulavo strutture prettamente inglesi in italiano, quindi sintatticamente la frase in italiano non aveva senso. Ok, quindi diciamo, così suona malissimo, non ha senso. Che è un po' quello che capita al contrario, quindi molti dei miei studenti quando parlano appunto inglese tendono a emulare frasi prettamente italiane perché chiaramente traducono. Ok, e quindi questo che la cosa del think in English che dici tu è quello dove si dovrebbe arrivare, appunto pensare in inglese direttamente o pensare in francese quello che è e non dover riflettere sul costrutto, sulla cosa. Però poi quando poi tante lingue convivono nella tua testa c'è il rischio di influenzare una lingua con l'altra, anche quando parli quella lingua, perché ormai sono proprio nella tua mente entrambe e non c'è via di scampo. Sì. C'è via di scampo. Tranne quando poi il cervello si abitua, appunto. Il cervello poi si abitua, ok, italiano, inglese, francese, spagnolo, Ma ok. qualche volta ti capiterà. Sì, ma a Comunque volte ti capita. mi viene in francese e mi viene in inglese. Come si dice in italiano? Bravo, sì. Cioè mi viene in tutte le altre lingue e in Sì. italiano non mi viene. Sì, quante volte i pensa? miei amici mi hanno potuto perculare perché praticamente e mi viene la parola in inglese, dico come si dice in italiano? Ma sei italiano, Samuele in siciliano, Samuele sei italiano. Bravo, esatto, è esattamente così. Però, cioè, da una parte, anche perché il cervello a un certo punto dice aspetta, in quale cassetto lo vado a prendere? Cioè, è quello. Sì, Quindi esatto. succede, però
potenza dall'altra parte, che appunto una cosa, cioè ti posso switchare da una lingua all'altra in maniera molto, cioè, rapida. È come quando sono appunto nei tornei internazionali, parlo con la spagnola, poi parlo con la francese, parlo con l'italiana e poi rispondo in inglese, e là mi piace un sacco, solo che arrivo a fine giornata che sono un pochino, sono un pochino stanca. Certo. E comunque, insomma. E tu sei avvantaggiato sotto questo punto di vista, perché ovviamente c'è una referee francese, parli in francese, c'è una referee spagnola, eccetera, eccetera, ma diciamo altri magari parlano più inglese in questi contesti international, e quindi la comunicazione tra tutte le parti poi alla fine, vuoi o non vuoi, è in inglese. Qual è l'accento più strano che ti è capitato di sentire in tutte le tue esperienze appunto che hai fatto? L'accento inglese più strano tra tutte le nazionalità? Questa domanda è veramente... Non penso che sia un accento più strano, cioè la cosa che mi fa sorridere, ma in senso buono, non presente, è che tu senti proprio la persona quando parla inglese, capisci da dove, cioè parlando più lingue, sai quella persona di dov'è. Sì, lo so bene questo. Perché appena inizi a parlare sai se è francese, spagnola, tedesca, se è indiana, cioè senza avere senza parlare quella lingua, senza avere la fisionomia magari, no? Perché dici vabbè, è asiatica. Però sì, cioè sai, e infatti è quello il bello anche, no? Di lavorare in un contesto internazionale, è che magari diciamo tutti la stessa parola, ma ognuno con un accento diverso. E quello è il bello anche dell'inglese, no? Perché, cioè, come dicevi tu, l'inglese accademico, scolastico, britannico o americano, dovresti dirla in quel modo quella parola. Ma anche nell'inglese stesso la dici in maniera diversa, lo fai tu stesso quando fai appunto i video e dici in un accento questo, sono parole anche più aperta, più chiusa, e questo lo vedi anche nelle persone che appunto parlano l'inglese, ma è come se parlassero la loro lingua ma leggendo parole in inglese. Esatto. Diciamo forse, ecco, magari asiatici, quindi più giapponesi o cinesi, quando parlano inglese ho più cioè le colleghe inglesi o cinesi ho un pochino più di difficoltà a capirle. Perché appunto magari è come parlano loro e non è una lingua che nella mia testa mi suona familiare. Certo. Ok? Quindi penso sia quello soprattutto. Le altre magari, cioè sono i brasiliani, i sudamericani, quindi lo capisco, oppure magari dicono, come si dice, la pelota o il ballon, e quindi quando dicono invece the ball, the ballon, e quindi però mi piace, e magari appunto ognuno poi modella un po' l'inglese a seconda della sua nazionalità. Esatto. Ed è questo che mi piace molto di questa cosa, anche perché l'inglese, essendo così parlato in tutto il mondo, non è come magari il francese, dove dicono no, il francese si dice così, sono un po' più chiuselli in Francia. Invece l'inglese va bene, ti si capisce, cioè nel senso l'importante è che dici quella parola e poi cerchiamo di capirci. Poi noi italiani, insomma, se non mi capisci quelle parole ti gesticolo e ci facciamo capire. Sì, e quindi sì, magari, però ecco, per rispondere alla tua domanda, piuttosto cinesi o giapponesi. Ok, ed è proprio quello che c'è dietro l'Accent Challenge che faccio io nei miei profili, è proprio questo, cioè far capire che tutte queste varietà, tutte queste variazioni di inglese sono comunque inglese in their own right, e che semplicemente ci sono queste sfumature molto interessanti che caratterizzano poi chi parla, no? Quindi dietro un video divertente c'è però un messaggio importante, che è quello dell'inclusione della lingua, eccetera, e penso che passi il messaggio, almeno spero passi il messaggio, assolutamente. Grazie di averci dato la tua, e io adesso voglio passare un po' al lato mamma, quindi tu sei mamma di una figlia che vuoi o non vuoi si è ritrovata in questo contesto multiculturale pazzesco, ok? Con la mamma comunque che parla diverse lingue, anche abbastanza fissata con le lingue, poi è nata in Francia, tu
molto proud Italian, le ha insegnato l'italiano, sicuramente saprà anche l'inglese e in pratica dalla nascita si è ritrovata trilingue, possiamo dire. Come hai fatto a impartirgli queste lingue senza creare confusione? Io penso che se ci sono dei genitori che ci stanno ascoltando, che hanno intenzione di educare i loro figli nell'apprendimento di più lingue quando sono proprio piccoli, almeno 2 magari, questo è quello che ho intenzione di fare io, se mai avrò un figlio, sicuramente inglese e italiano 100%, però volevo chiedere a te come hai fatto a gestire questa cosa, perché non è facile. Allora, io ti parlo della mia esperienza personale, ma anche l'esperienza di altre persone che appunto sono in coppie, insomma, un genitore di una nazionalità e l'altro genitore di un'altra. Allora, io ho deciso proprio di parlare italiano a mia figlia, solo italiano, sempre, fin dalla nascita. Quindi io italiano e il babbo francese. Che vabbè, è nata in Francia, il babbo è francese, quindi ok, ma io solo italiano. Quindi era un po' anche strano perché si andava a giro in Francia e io comunque parlavo italiano, quindi con mia figlia parlavo solo italiano, anche quando c'erano altre persone, e non ho mai risposto a lei che mi parlava francese, perché invece altri genitori che conosco che accettavano anche che il figlio gli parlasse l'altra lingua, dico ma quindi lo parla? No, però lo capisce. Lo capisce, è normale perché lo ascolta, ma non lo parlano perché perché il bambino sa che tanto con te ci può parlare l'altra lingua, quindi perché sforzarsi a parlare la tua lingua se tanto l'altra lingua la capisci? Io invece ho deciso no, io non gli rispondo se mi parla francese, e quindi è diventata completamente bilingue perché con me sa che vabbè, ormai è grande, però... Quanti anni ha adesso? 13. Però la cosa che mi ha più stupito era che quando ha iniziato a parlare, cioè per lei bicchiere o verre, cioè questo quando sei bilingue non è che lo traduci, è un bicchiere quindi verre, no, è o verre o bicchiere. Cioè si può dire in entrambi i modi. E quindi vedere una bambina di 2 anni che parlava in questo modo così, poi ovviamente mischiava un pochino le parole, no? Però è a quell'età che imparano tantissime cose. Quindi anche magari, cioè se siete bilingue, uno gli deve parlare una lingua e uno un'altra, assolutamente, e poi magari anche metterli con la TV, se gli fate vedere dei cartoni di un'altra lingua, perché a quell'età che assorbono come delle spugne. E poi ciò che è stato bello che lei appunto ha visto che io parlavo più lingue e quindi mi ha detto io mamma voglio imparare le stesse lingue, voglio parlare tante lingue quante ne parli tu. Bello, che esempio. Esatto, perché voglio essere, perché si può dire ciò che vuoi ma i bambini imparano, gli puoi dire quello che vuoi ma imparano dai tuoi fatti. Quindi tu gli puoi dire di essere così, ma se tu fai l'opposto loro imparano da quello che tu gli dimostri. Anzi dipende, secondo me, l'età, quando gli imponi qualcosa, come che gli devi fare così. È la cosa, sì, ma poi se tu gli dici devi fare, poi tu fai l'opposto e lui fa... È ancora peggio. Cioè, ma come mi dici far così? Quindi io non ne ho mai imposto le lingue, però già il fatto che era bilingue, poi mi sentiva parlare con le mie colleghe, alcune spagnolo, alcune inglese, fa mamma io voglio parlare tante lingue quante ne parli tu, ho fatto sì, ma le devi parlare con quell'accento. Cioè io non ti voglio sentire che mi parli inglese con l'accento francese o spagnolo con l'accento, no, cioè non è possibile. È una cosa tua proprio questa. Sì, no, se devi parlare lingue le devi parlare bene, quindi l'ho portata a Londra per fargli ascoltare l'inglese, l'accento inglese, studio inglese e spagnolo con lei, perché gli dico no, quando mi fa l'accento francese dico no, non ci dice così e non me lo dire così, o italiano, no, voglio che mi parli, cioè inglese. O spagnolo, e poi sicuramente ne parlerà anche di più perché se già ne parla 4 a 13 anni chiaro. Poi di default appunto quando sei poliglotta ti viene più facile. Assolutamente. Nel tuo cervello si creano delle interconnessioni che esistono solo nei bilingue o nei poliglotti, assolutamente sì. Ok, molto interessante, grazie di questa condivisione. Adesso, prima che mi rispondi, io ti dico,
Non rispondo, aspetto le tue opzioni. Ok, quiz time ragazzi, secondo quiz, ultimo quiz prima di questa conclusione, mi dispiace perché mi stavo proprio divertendo e qua ho utilizzato per questo quiz un idiom che contiene un termine che sicuramente a te piace molto. Il verbo in questione è to kick the ball, calciare, no? E l'espressione è to kick the bucket. Quindi, cosa significa l'espressione to kick the bucket? Opzione A, to die, morire. Opzione B, to take out the trash, buttare l'immondizia. To exaggerate, esagerare, C. Opzione D, to kick the bucket, quindi calciare il secchio, dare un calcio al secchio. Ok. Actually, I didn't know this expression. Sorry, ho switchato sull'inglese. Okay. That's fine. Sono indecisa tra to die and to exaggerate, perché entrambi potrebbero significare, ma secondo me è to exaggerate. Ok, vediamo che dicono dall'audience. 3, 2, 1. In realtà era to die. Cartellino giallo. Okay, Cartellino giallo. Cattivo, me ne vado. Però vedi, ero indecisa, infatti, sì. Sì, to die o to exaggerate. Il tuo intuito ti ha served you well. Exactly. Questa espressione è per gli amanti del dark humor, perché vedi, ovviamente esatto, vedi. perché to die non si scherza solitamente magari sulla morte, però per esempio non lo so, se si vuole fare una stand-up comedy oppure dire qualcosa di autoironico o dark in una conversazione, puoi utilizzare to kick the bucket. Immaginiamo, caso proprio utopistico, che hai un vicino scassapalle e un giorno he passes away e dici oh my god, you know my neighbor kicked the bucket kicked the bucket the other day. Ok, perché a te non frega del fatto che appunto è deceduto e dici ci giochi pure su magari con persone. E questo è quello che significa, cioè l'inglese senza senso. No, I know. This is why I love it. Yeah. Grazie Manuela della tua presenza, di averci accompagnato in questa oretta di conversazione super piena di informazioni. Come sempre io al termine di ogni puntata del Bruciare Podcast lascio uno spazio da appunto dedicare a te e all'audience per avere questo scambio sincero. Dici un po' quello che vuoi comunicare all'audience. In italiano o in inglese? Come vuoi. È il tuo spazio, puoi fare ciò che vuoi. Okay. So I would love people to have big dreams. So your dreams have to scare you because otherwise they are not enough big. So have big dreams because you have only one life. So learn new languages. If you have a dream, if you have something that you want to know, if you have a passion, just follow that. Because otherwise you will arrive at the end of your life and you will regret not to follow your dreams. So have big dreams, they have to scare you, and follow your passions. This is what I would love to tell you today. Nice. Your dream has to be so big in your mind that it has no other place to go except into reality. Billy Alsbrook and Manuela Nicolosi, grazie mille. Grazie a te.